Salve, in questo breve tutorial vedremo come creare un semplice anello a partire da due cerchi. Quando disegniamo anelli facciamo sempre riferimento a una tabella normalmente accettata a livello internazionale. Qui trovate una parte dei valori e possiamo vedere che la circonferenza è espressa in millimetri, il diametro in millimetri, ovviamente il diametro e la circonferenza sono in rapporto diretto, mentre in Europa e nel Regno Unito, Australia, si usa una classificazione basata sulle lettere e negli Stati Uniti una classificazione basata sui numeri. Nel nostro esempio prenderemo come riferimento la taglia O, Europa o K, che corrisponde a circa 17,5 mm di diametro. Andiamo sulla vista frontale e tracciamo un cerchio. Facciamo riferimento alle unità di misura per la gioielleria europee e consideriamo un anello di diametro 17,5 mm. Devo prendere il cerchio, scelgo come centro l'origine delle assi 0, 0, imposto il diametro e do con orto attivo 17,5. Successivamente prendo ancora il comando cerchio, tengo attivo soltanto lo snap quad, che significa catturare i 4 punti cardinali di un poligono, seleziono questo punto e immetto un diametro di 2 mm. A questo punto mi assicuro che Record History, registra storia, sia attivo e che sia attivo anche Update Children, cioè aggiorna figli nella versione italiana. Vado a prendere il comando sweep a un binario, seleziono il cerchio grande come binario, seleziono il cerchio piccolo come sezione, do invio, accetto la linea, la freccia, scusate, e accetto le impostazioni di base. Attivo la vista ombreggiata e ho ottenuto un semplice toroide. A questo punto seleziono il cerchio. Se l'operazione non è agevole, posso cambiare visualizzazione e andare in wireframe. Torno in ombreggiata in shaded per una migliore visualizzazione e faccio alcune prove di deformazione del cerchio, ad esempio usando Gumball e allargando, scalando nella direzione della freccia verde l'oggetto. Come si vede, l'anello ha cambiato forma. Alla stessa maniera posso andare a scalare la freccia in direzione rossa prendendo il quadratino, oppure posso andare a prendere singolarmente i punti di controllo, disattivo un attimo il Gumball, e andare a modificare la posizione degli oggetti per dare una maggiore o minore concavità o convessità. A questo punto devo soltanto verificare
che l'interno del mio anello sia rimasto coerente con la dimensione del cerchio di diametro 17,5 e si nota che non lo è. Per adattare l'oggetto alla dimensione si possono fare due operazioni distinte. Una è scalare, tenendo premuto Shift, l'oggetto, ma in questo modo si aumenteranno tutte le dimensioni, anche quella della sezione dell'anello. Oppure, torno indietro, possiamo andare a spostare la posizione dell'anello in modo che la parte più piccola sia coincidente con l'interno dell'anello, mantenendo la sezione inalterata. Questa è una prima soluzione, una prima opzione. Una seconda opzione è quella di creare un oggetto un po' più grande di spessore, tornare nella vista frontale e andare a selezionare il cerchio che rappresenta la circonferenza interna. Dalla vista prospettica possiamo trascinare per il pallino l'asse azzurra, tenendo premuto Shift si va da entrambi i lati. In questo modo ho costruito una superficie che userò per ritagliare l'interno dell'anello. Quindi andrò nelle operazioni booleane, userò la differenza booleana, la prima superficie da selezionare, la superficie da cui sottrarre è l'anello, invio, delete input in italiano è cancella l'originale, cancella l'input, sì, seleziono la superficie di sottrazione e ho ottenuto in questo modo un oggetto che è perfettamente dimensionato per il diametro interno di 17,5. Se voglio migliorare la resa estetica o anche il comfort per indossare questo anello, posso applicare un piccolo fillet ai due spigoli che si sono creati. Quindi vado su Fillet Edges, ok? Scelgo un raggio relativamente piccolo considerando che è un anello, quindi proviamo con uno 0,5 mm, seleziono il primo bordo, seleziono il secondo bordo, do invio, invio. Se il risultato è soddisfacente, mi accontento di questo effetto. Notate che in questo caso può verificarsi qualche errore di visualizzazione, ma per avere un riscontro, che dipende poi dalla scheda grafica del computer, per avere un riscontro più oggettivo è consigliabile andare a fare un'analisi della qualità della superficie con una mappa d'ambiente e andare a vedere se il problema persiste. Il problema persiste, quindi probabilmente il fillet che abbiamo applicato è troppo grande. Torniamo indietro, andiamo a prendere un diametro più piccolo, un raggio, scusate, di fillet più piccolo, quindi andiamo a prendere uno 0,3, andiamo invio, selezioniamo il primo bordo, il secondo bordo, invio. A questo punto la qualità sembra buona. Ovviamente il raggio del fillet dipende dalla curvatura della sezione che avete utilizzato per fare l'anello. Andiamo a fare un'ulteriore verifica, sempre con una mappa d'ambiente, e si vede che il nostro oggetto si presenta continuo e piacevole da visualizzare. Fate attenzione all'utilizzo delle operazioni booleane e del fillet sugli spigoli, perché sono operazioni che interrompono la storia. Quindi una volta fatte
Se noi andiamo per esempio a modificare la sezione usata per creare l'oggetto, la storia non ha più effetto. Quindi il consiglio è sempre quello di fare queste operazioni per ultimo e anche di mantenere le geometrie originali in modo da poter ricreare l'oggetto in maniera molto rapida. Una volta che l'anello è completato, come ogni altro oggetto di gioielleria, è possibile esportarlo o verso altri sistemi CAD-CAM o direttamente in formato STL, andando a impostare le opzioni. Vi consiglio di mantenere formato binario, ok? E eventualmente andare a modificare o la precisione o utilizzare dei controlli più dettagliati per andare a modificare i vari parametri. Con questo è tutto. Premete OK per confermare l'oggetto, potete usare il file STL su una stampante 3D e avere un prototipo o addirittura stampare la cera per fare la fusione in metallo. Saluti!